Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di qualcosa che non abbiamo trattato in questo canale e che spero possa piacervi. Parleremo infatti di Pro Audio e in maniera specifica del VA76D2 di Warman. Il VA76D2 è un'unità che si basa fondamentalmente sull'1176 Revision D, compressore FET famosissimo e che è diventato uno standard in tutti gli studi di registrazione del mondo e che Warman Audio presenta in una versione rinnovata e ricca di funzionalità aggiuntive, oltre al fatto di presentare anche una versione stereofonica, che è una novità assoluta. Ma quali sono queste novità introdotte in questa nuova versione, sia che si tratti dell'unità mono che appunto di questa unità stereo? Inizierei con l'esaminare il pannello frontale, che come al solito è costruito in maniera impeccabile e che presenta dei controlli nuovi rispetto alla versione precedente. Intanto abbiamo il controllo dell'impedenza, che quindi può essere regolata su due step, 600 e 10.000 ohm, che quindi ben si adattano sia nel caso in cui utilizziate l'unità connessa con altro hardware analogico, sia che utilizzate l'unità direttamente collegata, come nel mio caso, a moderni convertitori. Abbiamo poi il selettore del bypass, che in realtà è un true bypass, ovvero cosa significa? Che il segnale entra ed esce senza alcuna alterazione. Questo è molto comodo in caso di compare tra segnale processato e non processato. In questa unità stereofonica poi sono presenti anche i livelli di ingresso e di uscita separati per canale A e canale B, così come separati sono attacco e rilascio sia per canale A che per canale B. Sono poi presenti i pulsanti di selezione del rapporto di compressione 4.1, 8.1, 12.1 e 21 e possibilità di all button, seguiti poi da il V-meter in puro stile analogico, come è giusto che sia, che hanno la possibilità di funzionare in due diverse modalità, o con la visualizzazione della riduzione del guadagno o con la visualizzazione del livello su due stadi diversi e due step diversi. Ma la novità più importante introdotta da Warman Audio in questa versione è sicuramente il controllo di mix, che ci permette quindi di effettuare un vero e proprio blending tra segnale processato e segnale non processato in maniera discrezionale e molto semplice e direttamente soprattutto dall'unità. Subito sotto troviamo il potenziometro del sidechain, che va da un minimo di 30 Hz a un massimo di 300 Hz, che permette, attraverso anche lo switch di ingaggio e disingaggio, la selezione della frequenza sotto la quale il compressore non deve in alcun modo intervenire. Questo è estremamente comodo, ad esempio nel caso in cui dovessimo utilizzare l'unità in un drum bass o addirittura in un mix bass. E infine troviamo il selettore a 3 posizioni, che riguarda la modalità operativa della macchina, che può funzionare essenzialmente in 3 modi: o stereofonica o in dual mono, e la terza e ultima modalità è la modalità follow, dove il primo canale, o meglio attacco e rilascio del primo canale, vanno a pilotare quelli del secondo canale. Ma io direi che è arrivato il momento di ascoltare la macchina con qualche esempio e poi traiamo le nostre conclusioni.
Beh, che dire ragazzi, io sono rimasto veramente sorpreso positivamente, una macchina eccezionale, estremamente varia, estremamente versatile, che con il rapporto qualità-prezzo che ha, credo possa diventare facilmente un must have da avere nel proprio studio di registrazione, ma anche nel proprio home studio. Credo che rimarrà con me per un bel po'. Detto questo, io ringrazio Midiware e Warm Audio per avermi fornito la macchina per realizzare questo video. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e scrivere nei commenti qualora questo tipo di contenuti possa in qualche modo interessarvi, così cercherò di portarne tanti altri diversi. Detto questo, vi ringrazio, vi abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!